Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per quello che riguarda la sfera affettiva per la seconda parte di febbraio. Quindi vi ricordo come sempre che sono letture fatte per un collettivo, prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di ascoltare anche il vostro ascendente e il segno lunare. Sotto nella descrizione trovate un video che spiega come mettere insieme i messaggi dei tre oroscopi, quindi quello del segno lunare, del segno solare e dell'ascendente. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche emotive per i prossimi 15-20 giorni, per la seconda parte di febbraio. Grazie. Wow, il matto. Cari amici dei pesci, il matto è una carta, è un numero 0 innanzitutto, quindi parla potenzialmente di quelli che potrebbero essere le chiusure di qualche ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Parla anche di quello che è un buttarsi, se vogliamo, alla vita, di buttarsi con fiducia però. Alle volte parla anche di impulsività, quindi andiamo a vedere nello specifico perché c'è questo matto qui per voi, ok? Abbiamo un mondo, ok, il mondo è il contrario, il 9 di pentacoli, poi abbiamo un asso di spade, un asso, wow, due assi uno in fila all'altro, un asso di denari, un 9 di spade, un'imperatrice al contrario, vediamo che altro, e un 2 di coppe, wow. Dunque, il mondo al contrario mi fa pensare che c'è un cambio che è necessario fare, c'è un qualche tipo di... per qualcuno potrebbe anche essere un viaggio, ok? Un viaggio a distanza, però per certi versi il mondo parla di quello che è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Anche il matto fondamentalmente parla di quello e avendo anche due assi si parla proprio di un qualche cosa di nuovo che inizia, io sento. O meglio, sta per iniziare, dovrebbe iniziare, essendo il mondo al contrario, come se non fosse ancora, non vedeste ancora, diciamo così, questo cambio. Quello che si sente con questo 9 di pentacoli è che o siete voi in una forte sensazione di indipendenza, ok? Quindi probabilmente siete in una fase dove state godendo di quello che avete, e potrebbe far riferimento anche al fatto che, vi stiate iniziando, diciamo così, ad amare un pochettino di più. Io considero il 9 di pentacoli l'arcano minore degli amanti e parla quindi proprio di amor proprio, di quello che è l'auto coccola se vogliamo, l'auto-amore che una persona si dà, parla proprio di quello che è l'autoappagamento, L'asso di spade mhmm L'asso di spade fa riferimento a quello che è una sorta di chiarezza mentale o probabilmente è quello che state cercando, proprio perché questo mondo è al contrario, potrebbe essere che quello che state cercando è questo tipo di chiarezza mentale di cui mi parla, l'asso di spade, okay, fa anche riferimento alle volte a qualche tipo di chiacchiera, a qualche tipo di comunicazione, a qualche tipo di verità che viene alla luce, ma potrebbe anche essere una vostra verità interna, quindi magari una presa di consapevolezza piuttosto che il fatto di rendervi conto di qualche cosa, okay? L'asso di pentacoli, mi parla di quello che è un inizio che in realtà non si riesce ad iniziare, un po' quello che dicevo qua con il mondo. L'asso di denaro normalmente parla di quelli che sono gli inizi concreti, ma qui probabilmente tanta concretezza non c'è in questo nuovo inizio, in queste energie del matto, no, vi ricordo che come dicevo all'inizio il matto parla anche di quello che è un po' una sorta di impulsività. Abbiamo poi il 9 di spade, io qui sento che con il 9 di spade c'è qualcuno che sta ancora pensando, soffrendo, sta ancora, come vi posso dire, macinando a livello cerebrale su quelle che sono state le vicissitudini del passato. Potrebbe essere semplicemente che vi stiate un attimino facendo più domande di quello che scusate, di quello che dobbiate, visto che comunque qui anche c'è questo asso di spade che mi parla un po' di quello che
è il fare una chiarezza mentale, no, e qui vedo che c'è una sorta di energia, se vogliamo un pochettino stagnante, perché comunque continuate a pensare alle stesse cose, continuate ad avere gli stessi pensieri, che vi portano comunque ansia, che vi portano comunque preoccupazioni, non vi fanno star bene questa sorta di pensieri, okay? L'imperatrice al contrario potrebbe far riferimento a quello che è una fase di contrazione, visto che normalmente l'imperatrice parla di quello che è un'espansione, visto che al contrario potrebbe far riferimento a quello che proprio è un momento, se vogliamo, di contrazione. È un momento dove è il caso forse di battere in ritirata. Oppure potrebbe far riferimento a visto che normalmente parla anche di maternità, potrebbe avere a che fare con quello che è la vostra sensazione di maternità. Mi parlano del non sentirsi in grado di essere madre, quindi per qualcuno potrebbe risuonare così, oppure per qualcun altro potrebbe essere il fatto che magari non si riesca a, come vi posso dire, a cogliere quell'idea, magari per qualcuno non è ancora il momento, non ci si sente pronti, insomma. La stesa comunque finisce con un bellissimo 2 di coppe, vorrei farvi notare. Quindi il 2 di coppe parla di quello che è un compromesso, parla di quello che è un'unione felice, parla di quello che è proprio l'innamoramento, un incontro di tipo romantico, quindi nel caso non abbiate nessuno promette proprio bene. Nel caso invece abbiate qualcuno, forse c'è questo tipo di chiarezza mentale da fare perché c'è bisogno di fare qualche tipo di cambio, okay, non rimanete troppo legati al passato, okay? Va bene, andiamo a spiegare, le altre carte. Ho preso questi tarocchi piccolissimi, bellissimi. Li adoro, sono molto facili da mischiare. Okay, allora abbiamo un 7 per il mondo, abbiamo un 7 di bastoni e il chirofante. Allora, io qui sento che c'è qualcuno che per certi versi ha voglia di cambiare il proprio mondo, ma sta lottando con quelle che sono le, se vogliamo, le forze esterne, okay, che potrebbero essere sì, qualcuno di fisicamente esterno che magari contrasta o ci mette i bastoni tra le ruote, o potrebbero anche, questi altri bastoni, insomma, contro i quali si lotta, potrebbero rappresentare anche semplicemente delle forme pensiero, okay? E avendo comunque anche il Papa, io sento che bisogna un attimino cercare la propria via, sento che potrebbero essere proprio dei condizionamenti. Il Papa fa riferimento alla società, alla legge morale, quindi potrebbe proprio essere qualche cosa riferito a quello, no? Che non si riesce a cambiare perché c'è un qualche tipo di energia esterna che non si riesce a contrastare, perché con il Papa lo sento forte. Magari per voi non è così e poi ognuno lo applica alla propria realtà di vita, però in realtà il Papa appunto parlando di società, di regole, parlando di dogmi, sento che c'è qualcuno qui che fa fatica un pochino a incastrarsi nel mondo che sta vivendo in questo momento. Allora, il 9 di pentacoli è spiegato da un 8 di coppa al contrario e da un 10 di spade al contrario. È come se stesse cercando di, come vi posso dire, sì, di godere di quello di cui avete, perché l'energia principale del 9 di pentacoli è quella, ma ve lo state facendo un po' andar bene, non è che lo state proprio godendo con amore, è un po' come se vi steste accontentando, perché sento che con questo 8 di coppe al contrario e il 10 di spade al contrario c'è bisogno di allontanarsi, c'è bisogno probabilmente di fare questo tipo di chiarezza mentale di cui mi parla l'asso di spade, okay? Abbiamo sempre questa sorta di sofferenza, questa sorta di tradimento, che potrebbe anche essere il tradimento che voi state facendo a voi stessi per non riuscire a cambiare questa situazione, eh. Non è necessariamente detto che sia qualcun altro che vi dà questo dolore. Magari siete voi che volete a tutti i costi rimanere in questa situazione per i vostri motivi, perché ognuno poi ha i propri motivi, però ecco, non è proprio quello che volete. Andiamo a vedere l'asso di, okay, di spade. Per l'asso di spade abbiamo l'imperatrice, la luna e il 9 di spade. Quindi di nuovo io qui sento che c'è qualcuno che ha voglia di fare chiarezza mentale su quello che è il proprio potere personale. L'imperatrice ce l'avete 2 volte, mi parla di espansione, mi parla di crescita, mi parla di creazione. Qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di lavorare su quello che è il proprio passato, su quelle che sono le proprie credenze limitanti con questa luna, perché di nuovo il 9 di spade è uscito anche qui 2 volte, ci sono dei pensieri che non vi lasciano stare e suppongo che siano dei pensieri inerenti al passato, visto che abbiamo la luna, okay? Quindi sento che per qualcuno è proprio
una sorta di chiedersi dove è finito il proprio potere, una cosa del genere, okay, perché comunque ripeto l'imperatrice parla di quello che è un potere di espansione, un potere di ma creazione sì, anche da un punto di vista fisico, in quanto la donna può partorire, può mettere alla luce una nuova forma di vita, ma si parla di creare proprio anche a livello di pensieri, creare la propria realtà, plasmare i pensieri in modo consapevole, in modo da essere parte attiva nella creazione della propria realtà. Sento che questo un po' non sta succedendo in voi perché siete, come vi posso dire, fagocitati dagli abissi di quello che sono i ricordi, di quelli che sono la luna parla anche delle proiezioni, quindi visto che l'asso di spade mette l'accento proprio su quello che è una chiarezza mentale, sento che dovete un pochettino fare pulizia tra quelle che sono le vostre proiezioni nei confronti degli altri e quelle che sono le proiezioni degli altri nei vostri confronti, perché probabilmente è questo di cui mi parla il Papa, okay, quello che si aspettano gli altri da voi, una cosa per lo stile. Bene, andiamo a vedere l'asso di, pentacoli, di che cosa mi parla, grazie. Wow, abbiamo un altro asso, quindi un asso di coppe, abbiamo un 2 di coppe al contrario e gli amanti al contrario, wow! C'è qualcosa che non inizia a livello concreto, probabilmente con questa persona, perché abbiamo l'asso di coppe che è l'inizio di una relazione, un innamoramento, poi abbiamo di nuovo un 2 di coppe al contrario e la carta degli amanti, che sono 2 carte di unione, 2 carte di innamoramento. Qui c'è qualche cosa che non sta sviluppando. Allora, se avete comunque già qualcuno, potrebbe essere che questo tipo di relazione non stia avanzando come voi vorreste, okay, e quindi che non abbia questo inizio concreto, ufficiale se vogliamo, okay? Se invece non aveste nessuno, io sento che, probabilmente siete ancora in questa fase di, diciamo, restyling mentale, per cui è un po' come se aveste perso la fiducia, aveste perso un po', se vogliamo, la speranza di trovare una persona idonea a voi. Sento che qualcuno ha perso le speranze proprio di innamorarsi. Andiamo a vedere il 9 di spade, di che cosa mi parla, per piacere, grazie. Abbiamo un mago al contrario e il carro. Sì, la vostra, tra virgolette, "disperazione", che mi viene rappresentata qui con questo 9 di spade, è dovuta al fatto che non riuscite a manifestare la vostra realtà, non riuscite a capire da che parte dovete andare. Ricordiamoci che qui avevate un 8 di coppe, al contrario. È un po' come se non sapeste dove andare a cercare, okay, siete troppo, sento, fissati in questa sorta di passato, se vogliamo, anche per qualcuno, okay? Andiamo a vedere l'imperatrice al contrario di che cosa mi parla. Abbiamo un 9 di coppe, abbiamo il sole al contrario, abbiamo la regina di pentacoli e il 3 di bastoni. È come se, non fosse nel vostro potere personale. Ripeto, c'è qualcuno che probabilmente per qualcuno questa imperatrice fa riferimento al fatto che si vorrebbero dei figli, mhmm, ma non cioè questa cosa io la sento ancora come una cosa lontana, okay, probabilmente è più una cosa che volete voi piuttosto che la vostra controparte. Se non avete nessuno magari è solo un desiderio di maternità che avete in questo momento, ma, è come se non vi sentiste nel vostro pieno potere, okay? Andiamo a vedere il 2 di coppe di che cosa mi parla. Abbiamo un 6 di bastoni, un 4 di coppe, un 10 di pentacoli, un 3 di spade e un 5 di spade. Sì, ragazzi, qui c'è qualcuno che sta aspettando il movimento di qualcun altro, okay? Sento che per certi versi c'è stata una sofferenza, sento che, ehm, è come se aveste bisogno di quest'unione, come se aveste bisogno di questo compromesso, diciamo, ehm, perché diversamente non vi sentite riconosciuti, diversamente non riuscite a darvi quello che è il vostro valore, quello che è un valore.
c'è il 10 di pentacoli, mi fa pensare di nuovo alla chiusura di un ciclo, all'apertura di un altro ciclo, ma abbiamo vicino il 3 di spade, quindi sento che per qualcuno fa riferimento a quello che è una sofferenza che c'è stata, ok? Il fatto di non essere riconosciuti, il fatto che l'imperatrice sia al contrario, c'è voglia di aria fresca con questo matto, c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di avere quello che è un'unione reale, io sento. Però ecco, probabilmente dovete ancora un attimino fare questo lavoro per quello che riguarda l'amor proprio, dovete fare questo tipo di chiarezza mentale, capire che cosa è importante davvero per voi, lasciarvi indietro quello che è, la frustrazione. Sento che è la frustrazione che dovete lasciare indietro, perché comunque è un'energia che non serve fondamentalmente, okay? Ripeto, c'è, un 2 di coppe alla fine della stesa, okay, quindi potrebbe parlare potenzialmente di quello che è un compromesso, ma per certi versi sento che è un compromesso che dovete fare con voi stessi o con voi stesse, okay? Bene, andiamo a vedere il conscio e l'inconscio con i tarocchi di Osho, vediamo che cosa hanno da dirvi. 2 carte per piacere, grazie per gli amici dei pesci. Grazie. Guardate, abbiamo rallentare e rinascita, un 10 di spade. Okay, 10 di spade ce l'avevate già qui, eh. Quindi quello di cui siete, diciamo così, consapevoli, se vogliamo, è che avete bisogno di energia fresca, come vi dicevo prima, avete bisogno di energia nuova, avete bisogno proprio di sperimentare, come dice esattamente qui la carta, avete bisogno di andare in mezzo alla natura, questo ve lo consiglio, potrebbe essere curativo per voi, e comunque questa carta parla del fare cose nuove, del buttarsi in quello che sono le novità, in quello che sono, le cose che non si è ancora mai fatto, no, proprio sperimentare all'interno della vita. E quello che non vedete è questa rinascita, questo 10 di spade, il fatto che comunque sta avvenendo una sorta di trasformazione interiore dentro di voi. Sì, è vero, è un 10 di spade, sicuramente c'è un po' di dolore, però comunque è un dolore che porta ad una trasformazione, porta ad un nuovo pesci, okay, c'è una sorta di evoluzione qui in tutto questo. Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte degli angeli del cuore, vediamo cosa vi dicono. Una carta per gli amici dei pesci, per piacere, grazie. Wow, quante carte, un sacco di messaggi. Perdona e impara. Oh, scusate, ho mosso tutto. Allora, il perdona e impara potrebbe fare riferimento proprio a questa sorta di dolore che avete qui, questa sorta di dolore che avete qui con il 10 di spade, ok? Quindi se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Ma il perdonare e imparare non è una cosa che va fatta solo Mhmm, all'esterno, quindi nei confronti degli altri. È una cosa che prima di tutto va fatta verso se stessi, quindi prima di tutto dovete imparare a perdonare voi stessi. Flirt, wow, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri, quindi qui con questo 2 di coppe gatta ci cova. Anima gemella, sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Quindi, per chi non avesse nessuno e incontrasse o comunque avvenisse questo 2 di coppe, quindi quest'incontro, quest'unione insomma, potrebbe essere che questa persona sia la vostra anima gemella. Se state già frequentando qualcuno, potrebbe essere che questa sia una vostra anima gemella. Poi abbiamo amore non corrisposto, non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare, e comunque il fatto che sia un'anima gemella non vuol dire che si debba andare d'amore d'accordo, quindi questo potrebbe essere anche un amore non corrisposto. Potrebbe essere un'anima con la quale avete pattuito un qualche tipo di lezione di vita e che sì, è vero, incappi nella vostra vita, ma che vi debba solo insegnare qualche cosa. E poi abbiamo la carta del ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo, e qui vedo infatti che c'era anche il mondo al contrario, quindi per qualcuno si tratta di prendere spazio, di fare quello che era questo tipo di chiarezza mentale di cui mi parla l'asso di spade. Okay, quindi valutate bene che cosa dovete fare. Vi ricordo che anche qui avevate un 8 di coppe al contrario, quindi c'è bisogno probabilmente per qualcuno di muoversi, di andare avanti, di ritirarsi, okay?
Bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Se avete bisogno di contattarmi, trovate l'email sotto in descrizione. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.